Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Planet Spin Fishing. Insieme a me c'è Matteo del canale Matt Fishing, a cui lascio la parola per una piccola presentazione di benvenuto. Ciao Luigi, ciao a tutti gli amici di Planet Spin, sono Matteo del canale Matt Fishing. Allora, l'argomento che tratteremo insieme è la pesca a volantino con la sarda. Ho visto di recente sul canale di Matteo che è una tecnica molto seguita, ma è facile, è economica e molto efficace. Quindi in questo video andremo ad approfondire insieme a Matteo con una serie di domande, no? Veloci per aiutare chi da poco magari si sta avvicinando a questa tecnica di pesca e ha bisogno di migliorare la propria tecnica. Tuttavia, ci saranno degli spunti di miglioramento anche per chi è già tecnicamente più esperto e vuole specializzarsi. Insieme a Matteo parleremo di tecnica, degli spot, delle montature, dei pesci che potremo pescare, no Matteo? Assolutamente sì, Luigi. Diciamo, e poi nella parte finale diremo anche qualche piccolo trucco, qualche consiglio per migliorare la nostra tecnica di pesca. Andiamo avanti, benissimo. Seguiremo, seguiremo questo documento che abbiamo preparato insieme e partiamo subito con la prima slide. Matteo, parliamo di tecnica. Nel dettaglio ti lascio la parola per dare qualche informazione in merito agli inneschi, alla tipologia di pasturazione, se è necessario farla, e anche perché questa tecnica è molto efficace grazie alla sua versatilità. Parliamo dell'innesco, ti lascio la parola. Allora Luigi, l'innesco è, io utilizzo, ci sono vari tipi di inneschi. Quello che utilizzo io è la sarda cucita, ovvero avendo un amo singolo, un amo che generalmente uso un amo del 2, andiamo a cucire la sarda partendo dalla coda, quindi si elimina la coda e la testa e si lascia il corpo intero. E poi partendo dalla coda entriamo con l'amo da sotto la spina e usciamo e ripetiamo l'operazione per 3-4 volte in modo che venga cucita la sarda e nella parte verso la testa si fa girare l'amo in modo che fuoriesca, poi si va a tirare leggermente il terminale e risulta una sarda cucita, quindi è un innesco più saldo e se la sarda non è particolarmente dura, io generalmente uso sarde azotate, che vengono per l'appunto è un metodo di congelamento molto più rapido e in pesca risultano più sode, ecco. Quindi spesso e volentieri il mezzo collo non lo faccio, però magari dopo una mezza giornata di sole, quando iniziano a scaldarsi e a sfaldarsi, è bene fare anche nella parte della coda uno o addirittura due mezzi colli, in modo che l'innesco in caduta abbiamo la sicurezza che rimanga integro. Ecco. Sì, perché ovviamente l'innesco è un po' la parte principale di tutto quello che è la nostra azione di pesca. Sbagliamo a fare Esatto. l'innesco, tutto quello che viene Esatto. dopo è praticamente inutile, quindi è molto importante concentrarci su questi dettagli che sembrano all'apparenza insignificanti, però sono davvero davvero basilari. Il prossimo Verissimo. punto, il prossimo punto che volevo approfondire con te è la pasturazione. Quando si pesca con la sarda, ci sono dei metodi per far arrivare maggiormente, ecco, la pastura nello spot, nell'area dove vogliamo insistere la nostra battuta di pesca? Assolutamente sì, soprattutto quando si parla di pesca a bolentino con la sarda. Generalmente a light drifting si spezzetta la sarda e lanciano in acqua in maniera molto regolare e sistematica dei pezzi di sarda per pasturare, in modo che poi la nostra esca, sempre in corrente, segua la scia della pastura. Nel caso del bolentino non è così, perché magari noi peschiamo a 30-40 metri di profondità, non possiamo pasturare in superficie perché la corrente ci porterebbe via la pastura, sarebbe molto più distante rispetto al punto in cui peschiamo noi e quindi sicuramente il metodo più efficace, uno dei metodi più efficaci è il cestello, ovvero è un contenitore di plastica o di metallo dove si riempie di sarda
ha un sistema di sgancio rapido dove quando si strattona si sgancia il coperchio, quindi si immerge circa 5-6 metri vicino al fondale, non troppo in modo che non si spaventino i pesci, si sgancia e si torna su. Questa è un'operazione che generalmente, se lo spot non è particolarmente ricco di pesce, è bene cestellare 1 o 2 volte ogni 10 minuti. So che è una cosa piuttosto impegnativa, però fa veramente tanto la differenza. Un altro metodo invece è il cestello non a sgancio rapido, semplicemente una gabbia dove si va a inserire mezzo chilo, 1 chilo, 2, 5 kg anche di sarda in base alla quantità di tempo in cui vogliamo pescare, si cala questo cestello in prossimità sempre del fondale e si lascia lì. E praticamente con la corrente, per l'appunto l'acqua che passa dentro al cestello, tutta questa scia di odori, di oli vengono rilasciati e i pesci vengono attirati. Quindi questo è un altro ottimo metodo. Allora, sono due metodi che io conoscevo, però ecco, sentendoli spiegare così nel dettaglio da te, sembrano facili, però ecco, non è niente di improponibile, cioè tutto si può Certo. imparare. In ogni caso, per riuscire a presentare questa pasturazione anche in modo veloce, no, durante la nostra azione di pesca, utilizzi un accessorio a parte per portare giù il cestello o basta un semplice filo a mano, oppure una mezza canna, Allora, no, uno spezzone, allora, la cosa vecchio migliore da mulinello. fare è la cosa migliore da fare. Io, come alcuni sanno, pesco in kayak. Quindi ho già un kayak super attrezzato, quindi meno cose mi porto, meglio è. Mi rendo però conto che, allora, nel mio caso vado giù con una sagola. Quindi vado giù con 30-40 metri di sagola, poi recupero a mano, però è veramente tanto impegnativo in questo modo. L'ideale sarebbe un pezzo di canna anche vecchio, o comunque una canna molto corta e robusta, con un mulinello, che sia un rotante o un grosso mulinello a bobina fissa, dove si recupera questo cordino molto più velocemente, perché sennò l'operazione diventa più lunga. Sì, Quindi il mio consiglio ottime, sicuramente è di usare un mezzo, ecco, uno strumento. sì, che poi all'occorrenza noi utilizziamo e riponiamo magari in uno spazio, se siamo in un kayak molto ristretto, una parte dove ecco, non ci infastidisce l'azione di pesca. Esattamente, esattamente. L'ideale sarebbe un Ok. mulinello elettrico, se proprio andiamo a vedere. Ritorn- Eh, Però ecco, mi immagino già che sul kayak già l'attrezzatura deve essere ai minimi, ai è massimi, troppo, no? Non abbiamo molto spazio troppo. da dedicare. Poi il mulino elettrico necessiterebbe anche di una batteria ausiliaria, cioè si Bravo, arriva bravo. davvero oltre. Mentre nella pesca dalla barca, o magari altro natante, diciamo, non È ci un'altra dà tanto discussione. fastidio avere un accessorio in più e quindi ha Certo, un senso. Ok. Ecco, parliamo anche della versatilità della pesca con la sarda, è il punto forte. perché esatto, perché ecco, ci permette di catturare una molteplicità di predatori e può essere utilizzata in spot diversi. La cosa molto interessante è che anche a secondo del periodo dell'anno in cui siamo, possiamo insidiare specie differenti. Con la stessa tecnica, in periodi e in spot diversi, vengono fuori dei pesci differenti e sono molte volte anche inattesi, inaspettati, sono delle gradite sorprese, no? Qual è uno dei pesci che ti ha particolarmente entusiasmato al momento della cattura? Vorrei sapere qualche informazione in merito a qualche pescata miracolosa, ecco, diciamo, grazie alla sarda. Uno dei pesci più belli che possono essere pescati con la sarda, per esempio nelle mie zone, oltre alla cernia, è lo scorfano. Qui ci sono dei Sì. scorfani veramente tanto, tanto, tanto grandi, sono pesci che arrivano anche quasi fino a 5 kg di peso. Quindi sono dei bestioni impressionanti con queste bocche enormi, dei colori magnifici. Possono capitare anche gallinelle. Sì. Diciamo che la sarda, come hai anticipato tu, è la pesca a bolentino con la sarda è una pesca che mi piace particolarmente perché non sai mai cosa tiri su. Quindi tu la È una cali. pesca universale.
È una pesca che io chiamo assolutamente pesca universale, quindi ci dà veramente qualsiasi cosa. Ci può dare il tunnide in discesa, ci può dare lo scorfano attaccato a uno scoglio, ci può dare la cernia di passaggio. Mi è capitato anche di prendere di non tirare su ancora, ma ho dei conti in sospeso, ma di agganciare dei dentici. Si può prendere veramente di tutto. Io credo che non ci sia specie in mare che non gradisca la sarda. Quindi per me la pesca è anche questo, la sorpresa. È una pesca molto, molto, molto piacevole da fare, ecco. Allora, andiamo avanti, ti ringrazio. Andiamo avanti con, con il nostro canovaccio, no? Parliamo di spot. Abbiamo fatto un'introduzione sugli inneschi, abbiamo fatto una panoramica anche dei possibili pesci, ecco. Però parliamo degli spot dove noi possiamo utilizzare con una certa efficacia, direi, la sarda, quindi gli spot ideali. Fondale roccioso, sabbioso e anche la tipologia, la batimetrica a cui noi, utilizzando la sarda, possiamo avere maggior chance di cattura. Certo. Allora, io credo che la sarda si possa usare in qualsiasi tipo di spot. Ovviamente cambiano le prede in base allo spot. Lo spot che preferisco, nel mio caso, anche grazie al posto in cui vivo, perché Genova, a poca distanza dalla riva mi trovo già su 30-40 metri di fondale. Sono fondali, nella zona in cui pesco io, prevalentemente rocciosi. Ci sono i pro, ci sono i contro ovviamente, riguardo a questo, però generalmente lo spot roccioso è lo spot dove c'è più varietà di pesci e di conseguenza anche di predatori. Ovviamente in una zona più sabbiosa si troveranno più facilmente pagelli o pesci simili, in zone rocciose è molto facile andare incontro a orate, saraghi, molta minutaglia, di conseguenza ci possono essere più presenza di predatori, quindi cernie, quindi si vanno a trovare poi tane, purtroppo gronchi, murene, perché si prendono anche quelli e quindi ci sono i pro e i Cioè, contro. bisogna essere pronti perché pesci importanti possono capitare e mettono a dura prova la nostra attrezzatura. Quindi, a Assolutamente sì. seconda anche della profondità in cui ci troviamo, possiamo utilizzarla a tutte le profondità, è vero? Cioè, non esiste una profondità No, a cui è meglio, cioè, diciamo, non è consigliato utilizzarla. assolutamente no. Io È a 30 giusto? metri pesco saraghi, orate, cerni identici, poi se si va a 70-80 metri si può andare incontro a pagri, per esempio, quindi non c'è un limite. Ovviamente più il fondale, secondo me, ecco, pescare a 100 metri non è facile come pescare a 30, ovviamente, ci sono delle correnti molto forti. Uno dei segreti, secondo me, per il quale si ha successo nella pesca con la sarda è andare a pescare con un'apparatura molto leggera, quindi piombi molto piccoli. Più è piccolo il piombo, più il pesce è invogliato a mangiare. Si vanno ad aumentare i pesi quando la corrente aumenta e quindi di conseguenza quando si va a 70-80 metri la vedo dura a pescare con 20 grammi, ecco. Però non c'è un limite di spot, non c'è un limite di fondale, non c'è un limite di nulla, ecco, assolutamente. Ok, la prossima slide è dedicata un po' alle specie principali che noi possiamo insidiare con questa tecnica. Ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un piccolo approccio. Ecco, però, vediamo quali sono quelle che sono anche le prede più ambite dai pescatori, no? Abbiamo nominato già i pagelli, le orate, gli scofani, le cernie e poi mi dicevi anche di tunnidi, magari può capitare mentre noi caliamo la nostra esca, un attacco in diretta, poi in post-produzione lo sai, io mando, mando le tue catture in diretta che sono Sì, sì, sì. davvero molto entusiasmanti perché poi vedendo sul tuo canale YouTube mentre peschi con l'action camera, ecco, sembra davvero di stare insieme a te sul kayak, e quindi è molto coinvolgente il modo in cui tu Questo mi fa molto condividi piacere. la tua passione e penso sia una delle cose che ha suscitato maggiore interesse da parte di chi
si trova a vedere i tuoi video, cioè non sai mai cosa c'è dall'altro Esatto. lato della lenza. Quindi ecco, parlaci un po' delle tue catture, no? Dei pesci con cui ti confronti. Allora, qui per la maggiore, soprattutto nelle zone in cui pesco io, c'è assolutamente un'invasione di saraghi di ogni taglia, però il sarago è il pesce che va per la maggiore. Dopo il sarago, questo va anche molto in base al periodo, per esempio qui il sarago in questo momento si sta riproducendo, lo noto perché dalle mie catture vedi maschi che sono ancora pieni di sperma che lo rilasciano durante la cattura, quindi sono in periodo di montone. A novembre-dicembre invece è successa la stessa cosa per l'orata. Non sono pesche che consiglio, cioè, o meglio, consiglio sempre di rispettare pesi, quantità e dimensioni. Ehm, Però, ecco, per l'appunto, in questo periodo fa il montone il sargo e ce ne sono veramente degli ammassi sul fondale incredibili. A novembre e a dicembre ci sono state le orate. Per esempio, lo scorfano invece è un pesce che sta ovunque in tutto il periodo dell'anno, quindi capita spesso che quando si va a pescare in spot dove andiamo di solito, quindi a pescare con la sarda, e si va per orate o si va per sarghe, ok, capita sempre il jolly di mezzo, che ogni tanto esce, e poi l'approccio che ho io con questa pesca è fare innanzitutto la ricerca con l'ecoscandaglio. Quando vedo della mangianza sul fondo mi fermo, inizio a pasturare, dalla mangianza arriva poi tutto il resto, e nel resto, spesso e volentieri, nella mia zona, che è una zona ottima, passano spesso dentici e cernie. Purtroppo io vado a pesca, cioè per me il bolentino con la sarda non è una pesca pesante, quindi non è una pesca con il quale vado con il 0,60, il 0,70, ma neanche un 50, neanche un 40. Generalmente sto sotto lo 0,40. Quindi la problematica di prendere questi pesci è che rompono sulle rocce. Non puoi forzarli a tal punto da sollevarli in tempo, e quindi su 20 pesci 19 sono persi. Però il gioco è anche questo, quindi il bello è anche questo. Poi ogni tanto succede, però sono pesci molto difficili da tirare su, soprattutto in questi spot. La cernia la prima cosa che fa è intanarsi. Non, Quindi, parlando un po' delle prede classiche a cui il pescatore potrebbe, con cui il pescatore classico, no, potrebbe confrontarsi, diciamo che pagelli, saraghi, orate e anche gli orate, scorfani sono prede più alla portata, le orate, sì, mentre assolutamente sì. andare a cernie potrebbe essere un target ben definito, da Sì, andare ovviamente con un'attrezzatura dedicata. Il primo esattamente, step è sempre quello di farsi delle scandagliate, quindi l'ecoscandaglio è fondamentale nelle assolutamente. battute di pesca perché ci dà un po' la postazione in cui noi dovremmo poi insistere, quindi troviamo una roccia o molto spesso troviamo delle mangianze e lì Esattamente. inizia poi quella che è la fase di pasturazione e come capisci che sei nello spot giusto? Cioè, in tanti casi conosci già lo spot e allora vai quasi a colpo sicuro, no? Sì, sono Come segnati succede nell'ecoscandaglio. solitamente. Però ecco, in qualsiasi pescatore, prima o poi viene voglia di sperimentare, di trovare nuovi Assolutamente. spot, magari meno battuti e meno sfruttati, ed è lì che poi nascono le sorprese, no? Inizia anche un po' di avventura, quindi l'ecoscandaglio è fondamentale e quindi come mi dicevi o il fondale ti indica qualche salto, qualche roccia, qualche stecca, qualche buca, o altrimenti la mangianza, quindi parliamo di pesce foraggio e dopo il pesce foraggio con la pasturazione arrivano anche i nostri Esattamente. target, giusto? Giusto? Esattamente, infatti una delle cose che mi fa capire se il posto è corretto è che iniziando a pasturare, magari inizialmente c'è solo una mangianza, o addirittura capita anche che non c'è nulla nell'ecoscandaglio, c'è semplicemente un fondo adatto, un punto della cartina che reputo buono, e inizio a pasturare. Se in un lasso di tempo che può essere anche un'ora non arriva nulla a curiosare
o a mangiare la pastura, lì già inizia a avere i campanelli di allarme. Generalmente se il pesce è nei paraggi, dopo 10, 15, Arriva. 20 minuti, sotto arriva di tutto. E allora lì capisci veramente che il motor guide ti tiene fermo, schiacci l'ancoretta, stai lì e non ti muovi più. Ecco. Altro strumento, secondo me quello assolutamente che ha fatto tanta differenza nella pesca, soprattutto nella pesca in verticale. Ok, poi io vi segno tutte queste cose perché poi sono tutti approfondimenti che faremo nei video prossimi, che anzi invito tutti voi che seguite i nostri video a commentare, a farci sapere le vostre opinioni e anche a darci qualche spunto di miglioramento o Certo. magari consigliateci qualche argomento da poter approfondire in secondo momento. Andiamo avanti sempre con il nostro canovaccio. Parliamo dell'attrezzatura. Abbiamo fatto già qualche approfondimento, diciamo, una panoramica. Abbiamo parlato dei fili, no? Però ecco, diamo pure qualche indicazione in merito alle canne, i mulinelli, i piombi. Ti lascio la parola per meglio approfondire questo tema. Grazie Luigi. Allora, l'attrezzatura è un altro argomento molto, molto, molto importante. Nel mio caso, ma penso anche nel caso di molte altre persone, quando si fanno sessioni molto lunghe di pesca e dove si tiene la canna in mano per molto, molto, molto tempo, molte ore, è una pesca che per quanto mi riguarda si tiene la canna in mano esattamente come nella bolognese. Io consiglio di utilizzare delle canne, ora ehm, non so se si vede Luigi, però io ho queste due canne da Polentino, che sono una è un Artico Divina Classic e l'altra è un Italcanna Chrono. Sono canne molto molto potenti ma molto molto leggere. Per quanto mi riguarda, le canne e l'attrezzatura da Bolentino devono essere canne fast, quindi azione di punta e con una schiena molto 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 potente, quindi canne da 100-200 grammi, perché per l'appunto spesso si deve provare a tirar fuori, a sollevare il pesce dal fondo, ecco. Quindi servono per togliersi da situazioni critiche e può succedere, come abbiamo accennato prima, che si vada ci si imbatta in dei tunnidi, che può essere anche una letteratura da 10 kg, e hai bisogno di un'attrezzatura che riesca a sopportare la sollecitazione di pesci del genere. Anche se devo dire che è molto più difficile tirare su una cernia da 4 kg che una letteratura da 10, nel Bolentino con la sarda, molto più difficile. Però per l'appunto consiglio canne molto leggere. Nel mio caso, nel caso della barca poi è differente, ma nel mio caso la Crono per esempio è una canna da 2,6 metri, quindi non è una canna estremamente lunga. Però uso anche l'Artico che è una canna da 3 metri e mezzo, quindi la Italcanna, la Crono è una canna che mi stanca meno il braccio. Però a differenza dell'Artico ha meno leva, quindi bisogna ferrare con più forza. Mentre una leva più lunga come quella dell'Artico, che è una canna di 3 metri e mezzo, quindi quasi un metro più lunga, ha una leva tale che riesco a ferrare più facilmente. Però sono due canne eccezionali e altra cosa ovviamente che deve essere proporzionata alla canna è il mulinello. Nel mio caso, punto sempre alla leggerezza e alla qualità dei mulinelli. Per esempio, io uso l'Uvias della Daiwa, questo è un acquisto che ho fatto da poco, e ho sempre pescato con il Saltist, che è questo, che sono mulinelli che si possono usare ovviamente anche a spinning. Nel caso dell'Uvias ho preso un rapporto di recupero più lento, quindi per avere un po' più di potenza. Quindi mulinelli molto performanti, molto leggeri. L'Uvias pesa 220 grammi, quindi ovviamente sono andato ad abbinare l'Uvias a una Italcanna, che è veramente una piuma, in modo da avere tutto bilanciato e da pescare tantissime ore senza però rinunciare a potenza e ad affidabilità. E quindi io consiglio mulinelli che vanno dai 4 ai 6.000, se non si pesca in spot molto bassi, quindi oltre i 60 metri, e canne in kayak, l'ideale 2 metri e mezzo, 3 massimo, e in barca ovviamente si può andare anche ben oltre, 3 metri e mezzo, 4 metri e mezzo, assolutamente. Molto Ehm, bene. Invece,
Parlando dei fili, invece, penso siano i trecciati, le Molto lenze importante. madri che si utilizzano e ovviamente anche i terminali. Facciamo qualche appunto anche sui Sì, il fili. tracciato è eh, una componente molto importante. Perché? Perché nella pesca a Bolentino con la sarda spesso la mangiata è impercettibile. C'è un po' di bando nel terminale, e quindi il pesce se lo mangia con calma sul posto, e spesso le mangiate non vengono, a meno che non viene il pezzo di sarda non viene ingoiato e portato via come fa una cernia, che ti porta via tutto. Spesso lo sparide mangia sul posto e tu vedi proprio una mangiata quasi Ok, impercettibile. impercettibile. Infatti nei video, che quando mi riguardo, quando riguardo le mie riprese, spesso io non vedo la mangiata, che però percepisco di persona. Questo perché? Perché è una mangiata veramente poco percettibile, e se si andasse a usare un nylon sarebbe ancora peggio, perché l'elasticità del nylon sfavorirebbe ulteriormente. Senza contare che poi quando si va su battimenti di 30, 40, 50 metri, la ferrata deve essere secca, e anche in quel caso lì il tracciato aiuta, assolutamente. Esatto. Mi sono dimenticato di dire una cosa proprio in merito a questo. Noi facciamo, in merito proprio a questo, dei puntalini, degli apicali lavorati, ovvero sono degli apicali in nylon pieno, spesso sono i by Greg, che secondo me sono i migliori. Li carteggiamo, li spiraliamo e poi li anelliamo. Questo perché? Perché garantisce una sensibilità ancora maggiore alla pescata, e di conseguenza risulta tutto più facile, perché riesci proprio a vedere, a percepire anche la minima mangiata del pesce. E spesso e volentieri capita, questa è la parte difficile della pesca con la sarda, che laddove non viene ingoiata la sarda e portata via, spesso la toccatina significa che bisogna contare 1, 2, 3 secondi, e che vada giù il cimino o non vada giù il cimino bisogna ferrare, Bisogna altrimenti fermare. nessun lamo pulito. Assolutamente. Sì, sì, mi rendo perfettamente conto che la sensibilità quindi della canna legata alla minor elasticità del filo trecciato rispetto al nylon è fondamentale per capire quello che succede all'altro capo della lenza, Esatto. altrimenti non avremmo mai il sentore che c'è un pesce che sta boccando, magari se si mette nel filo di corrente il nostro terminale, che poi facciamo vedere meglio nel dettaglio dopo, potremmo avere qualche chance in più. Però se noi peschiamo con un terminale che sbandiera, no? E non è in tensione, qualsiasi tocca non viene percepita. E Esatto. quindi è molto importante utilizzare delle attrezzature di un certo livello, anche come sensibilità, come Esatto. qualità proprio. Sì, è fondamentale. È molto Diciamo che importante la possiamo frizione, fare, esatto. sì, possiamo fare le nostre prime esperienze con attrezzatura anche di media qualità, Certo, però ecco, se noi vogliamo fare il salto di qualità e riuscire ad apprezzare maggiormente questa tecnica nell'apparenza esattamente. molto semplice, bisogna avere gli attrezzi giusti. Esatto. L'ultima cosa di cui andiamo a parlare è il piombo. Diciamo che su 30-40 metri di fondale con una corrente non elevatissima, pescando ovviamente in verticale grazie al motor guide oppure al sistema di ancoraggio classico, qual è la Sì. piombatura e il tipo di piombo che consigli? Allora, questo è un tema molto particolare, nel senso che quando me lo chiedono, io non so cosa rispondere. Ma perché? Perché io dico sempre: usate meno piombo possibile in base alla corrente. Quindi, in base alla giornata nel quale vi imbattete, ci può essere tanta corrente o poca corrente. La cosa fondamentale è avere il minimo di piombo che ti permette di stare in verticale o leggermente in diagonale, ma non più di tanto, ma in modo che tu riesca a pescare sul fondo, perché spesso e volentieri pensi magari di essere sul fondo con 20 grammi, invece la lenza si inclina e tu sei sollevato dal fondo, magari pensi di essere fermo, invece non è così.
Io pesco nelle mie zone, salvo situazioni nei quali ci sia tantissima corrente, generalmente con 15-20 grammi, non di più. Cerco di usare sempre il meno piombo possibile, addirittura a volte anche 5-10, proprio quando c'è assenza di Bonaccia. corrente. Sì, bonaccia, esatto. Però il mio consiglio è per l'appunto usate il piombo più piccolo che potete in base alle correnti che avete sotto l'imbarcazione. Questo è perché il pesce ho notato che più e meno piombo c'è, più mangia volentieri. Sì, sente meno trazione, meno tensione e quindi magari trattiene per qualche attimo di secondo in più il boccone in bocca, no? Esatto. E ti permette di ferrarlo. L'unica cosa che volevo chiederti, ovviamente parlando con te tengo fuori tante domande, ma non vorrei andare oltre perché abbiamo già sforato il nostro limite dei 30 minuti. Allora, tu peschi appoggiato al fondo, consigli di appoggiare al fondo oppure pensi che potrebbe essere interessante e tecnicamente efficace anche sollevarsi qualche centimetro oppure qualche metro, no? Sono entrambe soluzioni valide. Dipende molto, secondo me, da quello che si vede nell'ecoscandaglio. Ci possono essere dei branchi di pesci staccati dal fondo, quindi qui l'ecoscandaglio volge un ruolo importante. In base a quello che vedete nell'ecoscandaglio, se il pesce è schiacciato sul fondo, io appoggio l'antitangle sul fondo, anche perché comunque appoggiare la paratura sul fondo significa renderla meno visibile. Perché un conto è un antitangle sollevato dal fondo col piombo appeso, quindi è ovviamente più visibile rispetto a una paratura appoggiata sul fondo. Quindi io per la maggior parte delle volte pesco con l'antitangle appoggiato sul fondo, sì. Se devo andare a insidiare dei pesci che generalmente rimangono più staccati dal fondo, tendo a utilizzare montature diverse, però di questo ne parleremo più avanti, Luigi. In linea di massima con l'antitangle a me io preferisco rimanere appoggiato sul fondo. Però ciò Ok, non toglie che ok. si può staccare, assolutamente. Se i pesci sono molto sollevati, nulla vieta di staccarlo, ecco, potrebbe essere altrettanto valido. Per esempio, grandi branchi di occhiate, io tocco il fondo, mi stacco di 2-3 metri, 9 volte su 10 prendo occhiate, perché è quello che cerco, ecco. Ok, ottimo, ti ringrazio per questo appunto. Penso che poi siano un po' le domande solite che ti vengono poste anche sotto i video sul tuo canale YouTube, no? Sono Spesso, le sì. classiche domande che si fa il pescatore. Allora, prossima slide, diciamo, è qualche consiglio, qualche trucco. Quindi, io ne ho messe tre o quattro, no? Di alcune ne abbiamo già parlato. Facciamo soltanto un piccolo focus di attenzione su quelli che secondo te, in base alle tue esperienze, sono gli orari migliori, no? Allora, secondo me, quando si parla di questa pesca, non ho trovato particolari differenze negli orari. Ovviamente l'alba magari, le prime luci è il momento in cui la stragrande maggioranza dei pesci è in eccitazione alimentare, quindi è più facile, sono più aggressivi. Ecco, però io generalmente quando vado a fare questa pesca e faccio anche sessioni di 8, 10, 12, 14 ore in kayak, quando sto fuori così tanto, sì, mi rendo conto che magari al mattino e verso il tramonto le mangiate sono più decise, sono più frequenti, però in linea di massima, secondo me, è la vera differenza la fa la pastura. Se si riesce a tenere il pesce sotto e se si riesce a dare la giusta pastura senza saziarli, ecco, con la giusta frequenza, il pesce rimane attivo tutto il giorno. È molto difficile, io non sono quasi mai stato in mare facendo questa pesca girandomi i pollici. Il più delle volte, prima andavo con due canne, le calavo entrambe,
e facevo un po' una un po' l'altra. Mi sono reso conto che è impossibile. Non si riesce a stare con due canne. Una canna sola in mano, perché è proprio questione come appoggia il piombo sul fondo, il pesce è già sull'amo. È una cosa incredibile. Quindi, secondo me, il segreto è la giusta pasturazione. Anche in base agli spot. Io per esempio vado in degli spot dove spesso la postulazione, non ti dico superflua perché non lo è mai, però cioè, non è così importante. Io ho delle cigliate molto pronunciate nelle mie zone, ci sono anche dei sfoghi di acqua calda provenienti da terra, quindi sono dei posti dove il pesce è perenne. Se dovessi invece andare a esplorare dei posti più distanti dalla costa o nuovi, la vera differenza non lo fa secondo me l'orario, ma la pasturazione. Assolutamente. Ok, ottimo. Ti ringrazio anche per questo piccolo suggerimento fondamentale. Prossima Salvo Luigi, slide. scusami, mi permetto, Sì, torno indietro. salvo specie quali tunnidi o palamite o altri pesci, va da sé che per esempio la palamita qui da noi la facciamo prettamente all'alba, le primissime luci, poi la palamita sparisce. Dipende molto anche da cosa vogliamo andare a insidiare, ecco. Questa è una parentesi che non è da sottovalutare. Quindi, diciamo, in merito anche all'orario migliore, dipende dal target definito. Esattamente, esattamente. Ok, ottimo, ti ringrazio. Prossima slide, come dicevo prima, la montatura. Ne esistono davvero tante, però ecco, per dare un primo assaggio a chi magari vedendo questo video avrà voglia di iniziare questa tecnica, ne abbiamo selezionata una che, grazie alle tue esperienze, risulta essere facile da realizzare e soprattutto efficace. La vediamo insieme e la commentiamo. Ti lascio la parola Esatto. nuovamente. Esatto, esatto Luigi. Allora, io utilizzo questa montatura qui perché intanto la cosa più importante di tutte è che è l'anti-tangle, che è questo tubetto di plastica con una particolare angolazione dove si va ad agganciare il piombo, ti permette di evitare, non ti dico in maniera proprio infallibile, però 9 volte su 10 ti evita l'ingarbugliamento del terminale stesso in caduta al trave. Questa è una cosa molto importante perché se l'esca va a ingrovigliarsi o a fare anche un paio di giri sul trave e quindi dal solo fluorocarbon del terminale si va ad aggiungere anche un 0,40, un 0,50 di trave, ovviamente la mangiata non è più quella di prima. Quindi secondo me questa è la montatura più facile e la più sicura. Ci sono montature a più braccioli, ma si va sempre a parare su quel discorso lì. Bisogna essere sicuri che l'esca sul fondo sia pulita, ovvero sia ben stesa, non sia aggrovigliata, anche perché spesso e volentieri, soprattutto quando si ha le prime armi, dipende molto dall'innesco della sarda, perché se si va a innescare la sarda in maniera poco accurata, in caduta la sarda fa un vortice, si gira esattamente come tante altre esche, come può essere il gambero o altre pesche che si usano a Bolentino, e se si va a ruotare, al di là che si rovina anche il terminale se non scarica bene sulla girella, se si va a ruotare si rischia per l'appunto che si vada a ingroviare, ripeto, al trave e l'antitangle lo Sì. evita. Quindi io cosa uso? Uso una lenza madre, come dicevamo prima, il trecciato. Un trecciato, anche lì, consiglio trecciati sottili. Io vado anche, per far sì di non avere 1000 bobine, 1000 mulinelli, vado anche con trecciati dello 0,20. Però consiglio in assoluto trecciati sottili, perché tanto tengono tantissimo peso e sono molto resistenti sul nodo e il tracciato generalmente, secondo me, la media perfetta è uno 0,14. Quindi un tracciato da 25 libbre più o meno, in base alla qualità del tracciato. Perché? Perché più sottile il tracciato, più
la corrente non lo intacca, per così dire, non soffre la corrente, perché ovviamente più è spessa, più la treccia tende a seguire la corrente. Quindi trecciati fini, come uno 0,14, e poi non mi piace andare diretto a fondo col trecciato, comunque è una C'è un parte, preterminale. sì, assolutamente, perché è molto visibile. Quindi io metto svariati Scusami metri. se Sì, ti interrompo perché in questa presentazione abbiamo fatto, dove si vede la sì, montatura, tu hai indicato il nodo FG, sì, no? O FJ, sì. comunemente viene definito, però in alternativa è possibile mettere una girella in sostituzione al nodo, a questo Allora, io la nodo, girella tra non la trecciato metto. e preterminale. Io la girella non la metto perché mi dà veramente tanto fastidio e secondo me non fa bene agli anelli. Perché mettendo 8, 9, dai 6 metri ai 10 metri comunque di trave, va da sé che recuperando, tirando su, questa parte di trave finisce in bobina, ovviamente, perché sennò non riesci a recuperare ed arrivare al terminale. Il passaggio della girella negli anelli a me non mi piace. Anche così come altre tipologie di nodi che sono molto più spessi e ingombranti. Sì. Io uso il nodo FG perché ha tantissima tenuta e perché è un nodo molto sottile, è proprio una treccia sottilissima che ispessisce di pochissimo il trave e quando va a passare negli anelli quasi non si sente. Oltre al fatto che mi dà, Sì, ormai sì, l'ho testato anche con cernie e con pesci anche importanti, non si spacca il nodo, si spacca altro, ma quello tiene sempre. anche nello spinning dicevo, l'FG o l'FJ sono i nodi più utilizzati se Esatto, intendiamo far scorrere questo nodo tra gli anelli, quindi arrivare fino alla esatto, bobina. Ovviamente esatto. un'alternativa, e qui ti faccio un'altra domanda in merito in base alla risposta che mi hai dato. Vedo che c'è il terminale di 8 metri. Per Sì, utilizzare magari la girella sì, potremmo pensare di fare un terminale più corto, no? Mettere magari un assolutamente sì, metro, 2 metri, e quindi in questo caso assolutamente avrebbe sì. senso mettere la girellina. Assolutamente sì. Nel mio caso, come ti dicevo, metto un nodo FG tra treccia e trave e quando si va a mettere l'antitangle ci si mette una perlina, dopo la perlina una piccola girella, ovviamente di Mhm. qualità, e dopo la girella si va a mettere 60 centimetri, 80 centimetri, un metro. Non consiglio di andare oltre perché andando oltre la mangiata diventa sempre più impercettibile. E quindi 60 centimetri, 80 centimetri è una misura media perfetta, secondo me. Comunque da non andare oltre il metro, sempre per la questione di sensibilità. E poi per l'appunto quindi la girella, antitangle, perlina, girella e 60-80 centimetri di terminale del fluorocarbon, che io utilizzo generalmente un fluorocarbon del 0,33, 0,37. Si può andare anche più Sì. bassi se si va a pagelli, si può andare anche con un 24, un 26. Dipende anche lì molto da cosa si vuole insidiare. Io spesso purtroppo, come ti dicevo, vado a insidiare anche delle cernie, quindi cerco di perlomeno di provarci a staccarle dal fondo, quindi magari metto un terminale un po' più spesso di fluorocarbon di buona qualità, quindi deve essere decisamente invisibile, del 33 o del 37 e un amo del 2. Non ad occhiello, ma a paletta. Questo perché l'amo a paletta, nel momento in cui si va a cucire la sarda, la rovina meno, passa più facilmente. Ok, quindi viene un innesco migliore, più presentabile e si Esatto, sfalda meno durante l'azione di esattamente. pesca o la caduta. Ok. Ok, quindi per quanto riguarda la montatura, questa è quella più utilizzata e anche facile da realizzare. Sì, sì, decisamente. Eh, In questa ultima slide abbiamo inserito quelli che sono un po' i punti principali, no, che abbiamo
anche definito insieme, quindi è una tecnica versatile e adattabile anche a secondo pure delle specie, gli orari della giornata in cui pescheremo. Quello che volevo aggiungere in conclusione anche di questo primo incontro che abbiamo fatto insieme è che si tratta anche di una tecnica di pesca molto economica, almeno per quanto riguarda l'esca in sé, perché poi sulle attrezzature c'è un mondo e ognuno di noi può misurarsi in base al proprio Certo. portafoglio. Perché faccio dei riferimenti in merito a chi utilizza le esche naturali. Io solitamente, utilizzando esche artificiali, quindi spinning, solitamente sono esclusivamente esche artificiali, non ho molta dimestichezza con le esche naturali, però so bene che avendo alcuni amici che fanno anche puff, quindi pesca a sfondo, utilizzano esche naturali come il coreano, il bibi, ma anche chi pesca con il trancio di cefalo, no? Le cozze, Certo, e quindi hanno un costo, le esche naturali hanno un assolutamente. costo molto elevato, mentre pescando con la sarda, no? Che facilmente si trova anche ad un buon costo, andiamo ad ammortizzare anche i costi, che di questi È più tempi abbordabile, non lui è dice una più cattiva abbordabile. idea. Certo, non fa mai male, ecco. Io considera che io con una cassa da 8-9 kg ci faccio tranquillamente 3 pescate. Quindi se si va a considerare una cassa da 20-25 euro, effettivamente il costo di questo naturale è molto più basso rispetto a tante altre pesche che si fanno, ecco. Assolutamente d'accordo. Ok, ok, allora ringrazio Matteo per averci donato tanto della sua esperienza. Questo è un primo video sperimentale che facciamo entrambi sui propri canali, no Matteo? Sì, E come ho esatto, detto prima, commentate questo video, fateci sapere la vostra opinione in merito, se assolutamente. l'argomento vi piace, volete aggiungere qualcosa, volete parlare di, volete approfondire qualche argomento specifico, lo scrivete nei commenti. Ti Siamo a lascio la parola, disposizione. Matt, per i saluti finali. Assolutamente, Luigi, ti ringrazio per avermi ospitato. Saluto tutti gli amici di Planet Spin e speriamo che questa sia la prima puntata di molte, molte, molte serie e puntate che faremo insieme. Sono molto, molto interessanti. Ok, grazie a Matt, grazie a tutti voi che vedete il video sia sul canale Planet Spin che sul canale Matt Fishing. Noi ci vediamo alla prossima. Come sempre, un saluto a tutti gli amici pescatori. Ciao Ciao ragazzi! a tutti ragazzi, ciao a tutti.